Lezione 1. La sicurezza prima di tutto. Ehi Anna, oggi stavo camminando vicino a una scuola e mi ha fatto pensare alla sicurezza dei pedoni. Ciao John. Questo è un argomento importante. Cosa ha attirato specificamente la tua attenzione? Ho notato come i bambini potrebbero attraversare la strada e mi ha fatto capire quanto sia fondamentale avere strisce pedonali sicure. Assolutamente. Le strisce pedonali sono fondamentali per garantire che i pedoni, in particolare i bambini, possano attraversare in sicurezza. Giusto. Alcuni luoghi hanno segnali e segnali luminosi, mentre altri sembrano non avere una visibilità adeguata. Sì, e spesso è responsabilità dei conducenti essere cauti, soprattutto nelle zone scolastiche. Sicuramente. Rallento sempre quando vedo una scuola nelle vicinanze. Si tratta solo di essere vigili e consapevoli. È una grande abitudine. Hai mai visto una situazione in cui mancavano le misure di sicurezza? Ce l'ho. Una volta ho visto dei bambini che cercavano di attraversare una strada trafficata senza strisce pedonali nelle vicinanze. Era preoccupante. Sembra pericoloso. Sottolinea la necessità per le comunità di investire in infrastrutture adeguate. Esattamente. Marcature chiare e un'illuminazione adeguata possono fare un'enorme differenza nella prevenzione degli incidenti. E anche l'istruzione ha un ruolo. Insegnare ai bambini la sicurezza stradale è essenziale. Sì. Le scuole possono organizzare programmi per aiutare i bambini a capire come percorrere le strade in sicurezza. È un'idea fantastica. Più sono informati, più saranno sicuri quando attraversano le strade. Di sicuro. È anche importante che i genitori adottino un comportamento sicuro quando camminano con i propri figli. Assolutamente. I bambini imparano con l'esempio, quindi dimostrare pratiche sicure è fondamentale. A proposito, ricordo sempre ai miei fratelli più piccoli di guardare in entrambe le direzioni prima di attraversare. È una buona pratica. È un semplice promemoria che può salvare vite umane. Lo è davvero. E penso che le comunità dovrebbero organizzare eventi per sensibilizzare sulla sicurezza dei pedoni. Che bel suggerimento! L'impegno della comunità può promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità. Esattamente. La creazione di un ambiente più sicuro è vantaggiosa per tutti, non solo per i pedoni. E incoraggia le persone a camminare di più, il che fa bene alla salute e all'ambiente. Questo è vero. È una situazione vantaggiosa per tutti quando diamo priorità alla sicurezza nelle nostre comunità. Lezione 2. Sulla strada giusta. Ehi Anna, ero fuori l'altro giorno e mi sono perso cercando di trovare la stazione ferroviaria più vicina. Ciao John. Deve essere stato frustrante. Hai chiesto indicazioni a qualcuno? L'ho fatto. Mi sono avvicinato a un passante e ho detto, mi scusi, può dirmi come raggiungere la stazione ferroviaria più vicina? È un buon modo per chiedere aiuto. Cosa hanno detto? Sono stati davvero utili. Mi hanno indicato la giusta direzione e mi hanno persino dato alcuni punti di riferimento da cercare. È fantastico! È così utile quando le persone forniscono punti di riferimento specifici. Rende più facile la navigazione.
Esattamente. Hanno citato una grande libreria come punto di riferimento. L'ho trovato molto utile. Le librerie sono spesso dei buoni punti di riferimento. Tendono ad essere grandi e evidenti. Giusto. Ho seguito le loro indicazioni e alla fine ho trovato la stazione ferroviaria senza altri problemi. Devi esserti sentito sollevato. Sei arrivato a destinazione in orario? Fortunatamente sì. Ho preso il treno giusto in tempo. È stata una vera avventura. Sembra così. Hai imparato qualcosa da quell'esperienza? L'ho fatto sicuramente. Ho capito l'importanza di chiedere aiuto invece di vagare senza meta. Questa è una lezione preziosa. A volte, le persone sono più che disposte ad aiutare se solo lo chiedi. Esattamente. Mi ha anche ricordato di mantenere la calma e di non farmi prendere dal panico quando mi sento perso. Mantenere la calma può davvero aiutarti a pensare meglio e a prendere decisioni più chiare. Vero. Ora porto sempre con me una mappa o uso un'app per aiutarmi a navigare quando esploro nuovi posti. È un'idea intelligente. La tecnologia può essere un'ottima compagna quando si viaggia. Sì, ma penso comunque che sia importante interagire con la gente del posto. Possono offrire suggerimenti che le app potrebbero non fornire. Assolutamente. La gente del posto ha spesso le migliori informazioni sulle scorciatoie o sulle gemme nascoste della zona. Ed è anche un buon modo per mettere in pratica le competenze linguistiche. Interagire con le persone può migliorare le tue capacità di parlare. È così vero. Conversazioni come queste possono aumentare la fiducia e migliorare la fluidità nel tempo. Sicuramente. Attendo con ansia la mia prossima avventura, sapendo di poterla affrontare meglio ora. Lezione 3. Trasformazioni tecnologiche. Ehi Anna, hai notato come la tecnologia ha cambiato radicalmente le nostre vite? Ciao John. Assolutamente. È incredibile vedere quanto la tecnologia influenzi la nostra routine quotidiana. Di sicuro. Basta pensare a come comunichiamo. Siamo in grado di connetterci con chiunque istantaneamente, indipendentemente da dove si trovi. Esattamente. Ricordo quando le chiamate interurbane erano così costose e ora abbiamo videochiamate gratuite. Giusto? E i social media ci permettono di condividere le nostre vite ed esperienze in tempo reale. È incredibile. Ma a volte mi chiedo se crei una disconnessione nelle interazioni faccia a faccia. Questo è un punto valido. Le persone spesso sembrano più coinvolte con i loro schermi che con le persone che li circondano. Sì, è un po' ironico, vero? Siamo più connessi digitalmente, ma potremmo sentirci isolati di persona. Vero. Il bilanciamento delle interazioni online e offline è essenziale per il nostro benessere. Assolutamente. Pensi che la tecnologia ci abbia semplificato la vita in generale? Credo di sì, ma comporta anche delle sfide. Ad esempio, il flusso costante di informazioni può essere travolgente. Questa è un'ottima osservazione. A volte sembra che stiamo affogando nei dati e nelle notifiche.
Sì. Trovare il tempo per staccare la spina e ricaricarsi è fondamentale in questa era digitale. Lo è davvero. Cerco di dedicare del tempo ogni giorno per disconnettermi e godermi alcuni momenti di tranquillità. È una buona pratica. Mi piace fare passeggiate senza telefono, mi aiuta a schiarirmi le idee. Camminare senza distrazioni sembra rinfrescante. È un ottimo modo per apprezzare il mondo che ci circonda. Sicuramente. Inoltre, è l'occasione per notare cose che potremmo trascurare quando siamo incollati ai nostri schermi. Esattamente. La tecnologia ha i suoi vantaggi, ma non dobbiamo dimenticare di goderci i semplici piaceri della vita. Ben detto. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio in modo da poter godere di entrambi i mondi. Ed essere consapevoli di come utilizziamo la tecnologia può portare a una vita più appagante. Assolutamente. Penso che sia essenziale sfruttare al meglio la tecnologia e allo stesso tempo coltivare le nostre connessioni personali. Questa è la chiave. Rimanere in contatto con amici e familiari in modi significativi è ciò che arricchisce davvero la nostra vita. Davvero. Continuiamo a ricordare a noi stessi di trovare questo equilibrio mentre navighiamo nel mondo pieno di tecnologia. Lezione 4. Il mistero dei VIP. Ehi Anna, sai chi è il VIP dell'evento di questo fine settimana? Ciao John. Ho sentito delle voci a riguardo, ma non ne sono del tutto sicuro. Perché me lo chiedi? Sono solo curioso. Mi chiedo perché siano così importanti da ricevere un trattamento speciale. Questo è un buon punto. I VIP ricevono spesso un'attenzione particolare, ma può variare da evento a evento. Esattamente. A volte si tratta del loro status o del loro contributo in un campo particolare. Sì, ad esempio, una celebrità o un leader influente potrebbe essere considerato un VIP a causa del suo impatto. Giusto. Ma altre volte, potrebbe essere un eroe locale o qualcuno che ha svolto un ottimo lavoro nella comunità. Vero. È interessante come la definizione di VIP possa cambiare in base al contesto. Trovo anche affascinante come alcune persone apprezzino i vantaggi che derivano dall'essere un VIP. Sicuramente. Dai posti riservati all'accesso esclusivo, può essere piuttosto affascinante. Mi chiedo se sentono la pressione di essere all'altezza di tale status. Questa è una domanda ponderata. È probabile che abbiano sia vantaggi che aspettative. Sì, deve essere un atto di equilibrio per mantenere la loro immagine pur essendo autentici. Esattamente. Pensi che tratteremmo i nostri VIP in modo diverso se ne avessimo la possibilità? Penso che dipenda dalla persona. Alcuni potrebbero semplicemente voler essere trattati come chiunque altro. Verissimo. A volte, essere sinceri può significare più di qualsiasi titolo o trattamento speciale. Sono d'accordo. È importante ricordare che ognuno ha la propria storia, VIP o meno. Ben detto. Forse dovremmo concentrarci sul goderci l'evento e imparare da tutti i presenti. Assolutamente. È una grande opportunità per connettersi, indipendentemente dallo stato. Esattamente. Chi lo sa?
Potremmo incontrare qualcuno che ci ispira senza nemmeno renderci conto che è un VIP. Questo è il bello di eventi come questo, ognuno ha qualcosa di unico da offrire. Lezione 5. La risata è la migliore medicina. Ehi Anna, ho appena sentito una barzelletta che sembra divertente. Oh davvero? Adoro una bella risata. Qual è la battuta? Perché gli scienziati non si fidano degli atomi? Perché inventano tutto. È fantastico. Adoro i giochi di parole intelligenti. Hai altri suggerimenti? Certo. Eccone un altro, perché lo Spaventapasseri ha vinto un premio? Perché era eccezionale nel suo campo. Questo è un classico. Apprezzo sempre i giochi di parole. Sono così deliziosi. I giochi di parole aggiungono davvero un tocco divertente alle battute. Ne hai sentiti di buoni ultimamente? Sì, di recente ho sentito. Ho detto al mio computer che avevo bisogno di una pausa e ora non smette di inviarmi annunci KitKat. Questo è intelligente. È buffo come la tecnologia a volte possa avere il senso dell'umorismo. Giusto. È come se i nostri dispositivi cercassero di essere riconoscibili. Pensi che l'umorismo ci aiuti a connetterci con gli altri? Assolutamente. Condividere risate può rompere il ghiaccio e creare legami, rendendo le conversazioni più piacevoli. Sono d'accordo. È un linguaggio universale che può alleggerire l'atmosfera, indipendentemente dalla situazione. Esattamente. Cerco sempre di incorporare un po' di umorismo nelle mie conversazioni. Rende le cose più vivaci. Questo è un ottimo approccio. Anche una piccola battuta può trasformare un momento noioso in qualcosa di memorabile. Sì. Ed è un modo fantastico per alleviare lo stress. Le risate possono essere incredibilmente terapeutiche. Sicuramente. È incredibile come una bella risata possa cambiare la tua prospettiva in una giornata difficile. Di sicuro. Hai mai provato a usare l'umorismo per allentare la tensione in una situazione grave? Ce l'ho. Una volta, durante una riunione, ho fatto un commento spensierato che ha immediatamente rilassato tutti. È una strategia geniale. Mostra come l'umorismo possa essere un potente strumento di comunicazione. Esattamente. Le persone spesso apprezzano un momento di leggerezza, soprattutto in ambienti stressanti. Penso che dovremmo sempre tenere a portata di mano qualche battuta, nel caso avessimo bisogno di alleggerire l'atmosfera. Assolutamente. È come avere un'arma segreta per la felicità. Hai una battuta preferita che condividi sempre? Sì. Adoro dire, cosa ha detto una parete all'altra parete? Ci vediamo all'angolo. Questa è buona, semplice ma efficace. È anche divertente vedere le reazioni delle persone. Sicuramente. Le risate possono creare un senso di cameratismo, facendo sentire connessi anche gli estranei. Lezione 6. Le ombre della storia. Ehi Anna, stavo leggendo della storia del travaglio e delle dure realtà che molti hanno dovuto affrontare. Sembra intrigante, ma anche piuttosto cupo. Cosa hai trovato più sorprendente?
Ho saputo che molti lavoratori in passato sono morti a causa del superlavoro, il che è straziante. Lo è davvero. Il tributo che il lavoro ha comportato per gli individui è spesso trascurato nei libri di storia. Sì. E poi, per sostituirli, sono stati assunti altri lavoratori, tra cui molti schiavi dall'Africa. Questa è una parte significativa della storia che ha plasmato le società. È importante riconoscere le loro difficoltà. Assolutamente. Sebbene sia un capitolo oscuro, molte di queste persone hanno dimostrato una resilienza e una forza incredibili. Questo è vero. Nonostante le condizioni orribili, molti schiavi trovarono il modo di sopravvivere e mantenere le loro culture. Sì, e il loro contributo ha gettato le basi per le generazioni future. È fondamentale ricordare le loro storie. Davvero. La loro eredità vive nella musica, nell'arte e nelle tradizioni che arricchiscono la nostra cultura oggi. Sono d'accordo. C'è così tanto che possiamo imparare dalle loro esperienze e dall'importanza della perseveranza. È anche un promemoria della necessità di giustizia sociale e uguaglianza nella nostra società attuale. Ben detto. Comprendere la storia ci aiuta a riconoscere l'importanza della lotta contro l'oppressione oggi. Sì, incoraggia le discussioni sui diritti e le libertà che sono ancora attuali. Ed è fondamentale per educare le generazioni future sul passato per evitare che si ripetano errori. Assolutamente. Dobbiamo promuovere l'empatia e la comprensione attraverso l'istruzione. Parlando di istruzione, pensi che lo storytelling possa aiutare a trasmettere queste storie in modo più efficace? Sicuramente. Le storie hanno un modo per connetterci emotivamente, rendendo gli eventi storici più personali. Sì. Quando ascoltiamo storie individuali, umanizziamo le statistiche e i fatti che vediamo spesso. Esattamente. Dà vita alla storia e ci aiuta a ricordare le persone dietro gli eventi. Penso che sia essenziale onorare coloro che hanno sofferto e riconoscere il loro impatto sul nostro mondo oggi. Questa è una prospettiva potente. Riflettere sul passato può guidarci verso un futuro più giusto. Assolutamente. Mantenere vive queste conversazioni è fondamentale per promuovere la consapevolezza e la compassione. Lezione 7. Vivere il momento. Ehi Anna, stavo pensando a quanto sia importante catturare i ricordi. È un pensiero meraviglioso. Tenere un diario o scattare foto può davvero aiutare a preservare momenti speciali. Esattamente. Adoro rivedere i miei vecchi diari, mi ricordano esperienze che potrei aver dimenticato. I diari sono fantastici per riflettere. È come avere una capsula del tempo personale dei tuoi pensieri e sentimenti. Sì. Inoltre, la scrittura aiuta a chiarire i miei pensieri e mi permette di elaborare le mie emozioni. Questo è vero. A volte, mettere carta e penna può essere piuttosto terapeutico. Scrivi tutti i giorni. Ci provo, ma trovo difficile mantenere una routine costante. Tu che ne dici? Non sono così coerente, ma ogni volta che mi sento ispirato o ho un evento significativo, lo annoto.
Questo è un ottimo approccio. Dopotutto, si tratta più di qualità che di quantità. Esattamente. E le foto sono un altro modo per catturare quei momenti fugaci. Fai molte foto? Lo faccio. Adoro scattare foto durante i miei viaggi. Mi fanno ricordare le avventure. Le foto di viaggio sono le migliori. Raccontano storie che a volte le parole non riescono a esprimere. Vero. Ma a volte temo di concentrarmi troppo sulla cattura del momento piuttosto che viverlo. Questa è una preoccupazione comune. Trovare un equilibrio tra documentazione e esperienza è essenziale. Sì. Ho iniziato a ricordare a me stessa di mettere giù la macchina fotografica e godermi davvero il paesaggio. È una decisione saggia. Essere presenti migliora l'esperienza e crea ricordi più profondi. Assolutamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra godersi la vita e preservarla. E ricorda, a volte i ricordi più belli sono quelli che non catturiamo con la fotocamera. Così vero. Quei momenti spontanei spesso si rivelano i più significativi. Sicuramente. Hai qualche consiglio per vivere il momento e allo stesso tempo immortalare i ricordi? Un consiglio che uso è quello di scattare qualche foto e poi mettere via la mia fotocamera per immergermi nell'esperienza. È un'ottima strategia. Inoltre, dedicare del tempo per riflettere su quei ricordi in seguito può essere gratificante. Sì. Guardare indietro alle mie foto e ai miei diari mi permette di rivivere quei momenti con maggiore chiarezza. Esattamente. Si tratta di creare un equilibrio che ci permetta di goderci appieno la vita mentre custodiamo i nostri ricordi. Sono completamente d'accordo. Ecco come vivere il momento e creare bellissimi ricordi lungo la strada. Lezione 8. Scelte salutari. Ehi Anna, ultimamente sto esplorando alcune nuove ricette. Sembra eccitante. Che tipo di ricette stai provando? Mi sono concentrato su pasti sani. Penso che siano ottime scelte per mantenere una dieta equilibrata. Assolutamente. Mangiare sano può influire in modo significativo sui nostri livelli di energia e sul benessere generale. Cucini anche pasti sani a casa? Sì, lo so. Di recente ho preparato un'insalata di quinoa con molte verdure. Era delizioso. Sembra rinfrescante. La quinoa è un ingrediente così versatile. Quali verdure hai incluso? Ho aggiunto pomodorini, cetrioli e peperoni. Una spruzzata di succo di limone ha davvero unito il tutto. Gnam! Adoro quanto possano essere vivaci e colorate le insalate. Sono come opere d'arte su un piatto. Esattamente. E puoi mescolare e abbinare gli ingredienti in base a ciò che hai a casa. Qual è il tuo piatto salutare preferito? Mi piace preparare verdure saltate in padella con tofu. È veloce, facile e ricco di sostanze nutritive. Sembra fantastico. Non ho mai provato a cucinare con il tofu. È difficile da preparare? Niente affatto. Assicurati solo di premerlo per eliminare l'acqua in eccesso.
quindi puoi saltarlo con i tuoi condimenti preferiti. Dovrò provarci. I condimenti possono davvero esaltare un piatto. Cosa usi di solito? Adoro usare aglio, zenzero e salsa di soia. Aggiungono così tanto sapore. Sono scelte fantastiche. Mi piace anche sperimentare con le erbe. Il basilico fresco o il coriandolo possono fare una grande differenza. Assolutamente. Le erbe fresche possono rallegrare qualsiasi pasto. Hai un'erba preferita con cui cucinare? Sono una grande fan del rosmarino. Aggiunge un aroma meraviglioso ai piatti arrostiti. Rosemary è adorabile. Si abbina bene con patate e pollo. Hai provato qualche dolce salutare? Sì, recentemente ho preparato una ricetta per biscotti all'avena e banana. Erano sorprendentemente buoni e senza sensi di colpa. Sembra delizioso. Adoro i dolci gustosi e salutari. Qual è il tuo ingrediente segreto? Ho usato purè di banane al posto dello zucchero. Li ha mantenuti dolci e umidi. Che idea geniale! Mi colpisce il modo in cui diventi creativo in cucina. Grazie. Cucinare pasti sani può essere divertente. Si tratta solo di sperimentare e trovare ciò che ti piace. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre, cucinare a casa ci aiuta a controllare cosa c'è nei nostri pasti. Esattamente. È un ottimo modo per assicurarci di mangiare cibi nutrienti mentre ci godiamo il processo. Ed è una meravigliosa opportunità per stringere legami con la famiglia o gli amici mentre prepariamo i pasti insieme. Sicuramente. Cucinare può essere un'attività sociale ed è ancora più gratificante quando si condividono i risultati. Lezione 9. La realtà rivelata. Ehi Anna, hai mai visto reality show incentrati su professioni come medici o poliziotti? Oh, sicuramente. Li trovo affascinanti. Offrono uno scorcio di vite così diverse dalle nostre. Sono d'accordo. La pressione e la rapidità del processo decisionale in questi campi sono davvero intensi. Quali spettacoli ti piacciono? Mi piacciono Ere e Cops. Mettono davvero in primo piano il dramma e la realtà di quelle professioni. Queste sono scelte popolari. Ho visto delle clip di IAR e le emergenze mediche sembrano così avvincenti. Lo sono. È incredibile vedere come i medici gestiscono le situazioni di vita o di morte in tempo reale. E il modo in cui lavorano in squadra è impressionante. La comunicazione è fondamentale in ambienti così rischiosi. Assolutamente. È un promemoria di quanto sia cruciale il lavoro di squadra, sia in medicina che nelle forze dell'ordine. Parlando di forze dell'ordine, Cops offre uno sguardo illuminante sul lavoro della polizia. È un mix di emozioni e sfide. Sì, l'imprevedibilità di ogni incontro mantiene gli spettatori con il fiato sospeso. Solleva anche domande sull'etica e sulle relazioni con la comunità. Queste discussioni sono importanti. Sicuramente. Spettacoli del genere possono innescare conversazioni sulla polizia e sulla sicurezza pubblica.
Penso che aiutino anche a umanizzare gli ufficiali mostrando le loro interazioni quotidiane con la comunità. Esattamente. È facile dimenticare che sono solo persone che cercano di fare il proprio lavoro in situazioni difficili. Pensi che questi spettacoli rappresentino accuratamente la realtà, però? A volte drammatizzano cose per divertimento, ma fanno anche luce su problemi reali. Questo è vero. Bilanciare l'intrattenimento con i contenuti informativi può essere complicato. Può davvero, ma se fatti bene, possono educare gli spettatori mantenendoli coinvolti. Ti senti mai ispirato da ciò che vedi in questi spettacoli? Assolutamente. Mi ispirano ad apprezzare il lavoro svolto in queste professioni cruciali. Lo stesso qui. È un promemoria della dedizione e del sacrificio che molte persone fanno ogni giorno. E mi fa venire voglia di saperne di più su questi campi. Hai mai preso in considerazione una carriera nel campo della medicina o delle forze dell'ordine? Ci ho pensato, ma sono più attratto dai campi creativi. Eppure, ammiro chi sceglie quei percorsi. Questo è un punto valido. Ogni professione ha il suo valore e il suo impatto sulla società. Sì. E spettacoli come questi possono aiutare le persone a comprendere e rispettare il lavoro svolto dagli altri. Esattamente. È affascinante come la televisione possa influenzare la nostra percezione delle varie carriere. Lo è davvero. Penso che esplorare diverse professioni attraverso i reality show possa ampliare i nostri orizzonti. Lezione 10. L'avventura ti aspetta. Ehi Anna, ho sentito che hai fatto un'escursione di recente. Sì, è stata un'esperienza incredibile. Ho scoperto alcuni bellissimi sentieri nella zona. Sembra eccitante. C'erano opzioni per diversi livelli di abilità? Assolutamente. Ci sono percorsi adatti ai principianti e istruttori esperti per guidare i nuovi arrivati. È fantastico. È importante avere supporto quando si prova qualcosa di nuovo, specialmente nella natura. Sono d'accordo. Gli istruttori ci hanno aiutato a comprendere le basi della sicurezza escursionistica e della navigazione. Quali sono stati alcuni dei suggerimenti che hanno condiviso? Hanno sottolineato di rimanere idratati e di indossare calzature adeguate. Questi sono fondamentali per il comfort. Buon consiglio. Ho sentito che le vesciche possono rovinare un'escursione. Hai avuto problemi? Per fortuna no. Mi sono assicurato di indossare prima i miei nuovi scarponi da trekking. Mossa intelligente. La preparazione può fare la differenza. Quanto è durata l'escursione? Abbiamo camminato per circa 4 ore, comprese delle pause per goderci il panorama. 4 ore sembrano un buon allenamento. Cosa hai visto lungo la strada? Abbiamo visto viste mozzafiato sulle montagne, un lago scintillante e persino alcuni animali selvatici. Wow! Posso solo immaginare quanto deve essere stato bello. Hai scattato qualche foto? Sì, ne ho presi tanti. Catturare quei momenti aiuta a preservare i ricordi. Questo è vero. È bello guardare indietro e rivivere quelle esperienze.
Qualche momento preferito? Mi è piaciuto molto raggiungere la vetta e provare quel senso di realizzazione. È stato esaltante. Posso capire. C'è qualcosa di così gratificante nel conquistare un'escursione impegnativa. Sicuramente. E condividere quel momento con gli amici lo ha reso ancora più speciale. A proposito di amici, sei andato in gruppo? Sì, alcuni amici si sono uniti a me. Ci siamo tutti incoraggiati a vicenda lungo la strada. Sembra un'ottima esperienza di legame. L'escursionismo può davvero rafforzare le amicizie. Lo fa davvero. Abbiamo riso, condiviso storie e ci siamo sostenuti a vicenda nei momenti più difficili. È meraviglioso come la natura possa unire le persone. Hai intenzione di tornare presto a fare un'escursione? Sì, spero di esplorare altri sentieri il prossimo fine settimana. C'è così tanta bellezza da scoprire. È fantastico. Mi piacerebbe molto unirmi a te. Esplorare nuovi sentieri sembra molto divertente. Dovresti assolutamente venire. È sempre più piacevole passare l'avventura con gli amici. Conta su di me. Mi assicurerò di prepararmi bene questa volta. Perfetto. Ricorda solo di portare molta acqua e snack per ricaricarti. Lo farò. Gli snack sono essenziali per mantenere alto il morale durante un'escursione. Esattamente. Inoltre, fare delle pause per godersi uno spuntino arricchisce l'esperienza complessiva. Non vedo l'ora. Sembra un'avventura che non dimenticheremo. Lezione 11. Cronache dell'armadio. Ehi Anna, ho pensato al mio armadio ultimamente. È un po' caotico. Oh no, un armadio caotico può essere piuttosto opprimente. Cosa hai intenzione di fare al riguardo? Penso che d'ora in poi prenderò l'abitudine di esplorare regolarmente il mio armadio. Sembra un'idea fantastica. Il decluttering regolare può aiutare a mantenerlo organizzato. Esattamente. Spesso dimentico quello che ho, il che porta a indossare ripetutamente gli stessi pochi abiti. Posso capire. A volte trovo vestiti che avevo completamente dimenticato. Sembra una mini caccia al tesoro. Lo fa davvero. L'altro giorno ho trovato una giacca che non indosso da anni. Sembrava di nuovo nuovo. Questa è la sensazione più bella. La riscoperta dei vestiti può ispirare nuove combinazioni di outfit. Assolutamente. Hai mai provato a creare un guardaroba a capsule? Ce l'ho. È incredibile quanto possa essere versatile una piccola selezione di pezzi ben scelti. Sono incuriosito. Come hai deciso quali oggetti conservare? Mi sono concentrato su ciò che indosso effettivamente e su ciò che mi fa sentire sicuro. Questo è un approccio intelligente. Penso di dover adottare una mentalità simile. Si tratta di dare priorità alla qualità rispetto alla quantità. Alcuni pezzi fantastici possono fare molto. Hai qualche consiglio per mantenere un armadio organizzato?
Sicuramente. Suggerisco di organizzarli per categoria, ad esempio camicie, pantaloni e vestiti. Rende più facile trovare le cose. Questa è una strategia intelligente. Potrei persino codificare a colori i miei vestiti per un look visivamente più accattivante. Adoro quell'idea. Può aggiungere un senso di creatività al tuo spazio. Inoltre, renderebbe più piacevole vestirsi la mattina. Esattamente. E non dimenticare di donare o vendere gli articoli che non indossi più. È un ottimo modo per fare spazio e aiutare gli altri allo stesso tempo. Sì, è gratificante sapere che qualcun altro potrebbe apprezzare ciò di cui non hai più bisogno. Dovrei assolutamente dedicare del tempo questo fine settimana per sistemare il mio armadio. Sembra un piano produttivo. Potresti sorprenderti con quello che trovi. Non vedo l'ora di iniziare l'avventura. È come dare un nuovo inizio al mio guardaroba. E chi lo sa, potresti imbatterti in alcune gemme nascoste. Terrò le dita incrociate. Mi assicurerò di condividere le mie scoperte con te. Non vedo l'ora di sapere tutto. Sarà divertente confrontare le note sulle nostre esplorazioni nell'armadio. Sicuramente. Possiamo ispirarci a vicenda per mantenere i nostri guardaroba eccitanti e freschi. Lezione 12. Giochi e guadagni. Ehi Anna, hai notato le recenti discussioni sui giochi olimpici? Sì, alcuni critici hanno affermato che i principali eventi internazionali come le Olimpiadi vengono utilizzati meno per lo sport e più per la politica e il marketing. Questa è una prospettiva interessante. Sembra che l'attenzione si sia spostata nel corso degli anni. Lo è davvero. Alcuni sostengono che lo spirito di concorrenza sia offuscato dagli interessi commerciali. Capisco come ciò frustrerebbe i veri appassionati di sport. Cosa ne pensi? Penso che dovrebbe esserci un equilibrio. Dopotutto, le Olimpiadi sono una celebrazione delle conquiste atletiche. Sicuramente. È un'occasione per gli atleti di tutto il mondo di mostrare il proprio talento. Esattamente. Ma quando entrano in gioco le sponsorizzazioni e la politica, può confondere le acque. Hai letto dell'influenza dei social media su questi eventi? Sì, i social media possono amplificare sia l'entusiasmo che le controversie che circondano i giochi. È affascinante come gli atleti possano ora condividere i loro viaggi direttamente con i fan. Assolutamente. Crea una connessione più personale, ma apre anche la porta alla critica e al controllo. È vero, e a volte può essere opprimente per gli atleti. Devono sopportare così tanta pressione. Davvero, bilanciare le prestazioni con le aspettative del pubblico può essere una sfida. Pensa che il Comitato Olimpico dovrebbe ripensare il proprio approccio a questi eventi? Credo che dovrebbero concentrarsi sulla conservazione dell'integrità dei giochi, adattandosi alle influenze moderne. Sembra un piano solido. È importante onorare la tradizione accettando il cambiamento. Sì,
Dopotutto, le Olimpiadi sono radicate nell'idea di unità e competizione amichevole tra le nazioni. Che dire delle preoccupazioni ambientali associate all'organizzazione di eventi di tale portata? Questo è un altro problema critico. L'impatto ecologico può essere significativo e la sostenibilità dovrebbe essere una priorità. Sono d'accordo. Sarebbe bello vedere le Olimpiadi dare l'esempio di pratiche ecologiche. Sicuramente. Iniziative come l'utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione degli sprechi potrebbero fare una grande differenza. Risuonerebbe anche tra il pubblico più giovane, sempre più preoccupato per l'ambiente. Esattamente. Coinvolgere la prossima generazione è fondamentale per il futuro delle Olimpiadi. Hai uno sport olimpico preferito da guardare? Adoro guardare la ginnastica. La grazia e la precisione degli atleti sono affascinanti. La ginnastica è fantastica. Sono un fan degli eventi di atletica leggera. La velocità e la competizione sono elettrizzanti. Entrambi gli sport mostrano un talento incredibile. È stimolante vedere di cosa sono capaci gli atleti. Lo è davvero. Nonostante le controversie, le Olimpiadi possono ancora unire le persone attraverso l'amore per lo sport. Questa è l'essenza. Indipendentemente dalle sfide, lo spirito di competizione può trasparire. Ben detto. Speriamo che il futuro delle Olimpiadi abbracci tradizione e progresso. Lezione 13. La stampa fine. Ehi Anna, penso sia il momento di discutere i dettagli della partnership di cui abbiamo parlato. Assolutamente. Sono d'accordo che dovremmo prima esaminare i termini e le condizioni. Ottimo. Quali sono i tuoi pensieri sul modello di partecipazione agli utili? Credo che una divisione 60 a 40 a favore dell'investitore principale sarebbe equa. Cosa ne pensi? Sembra ragionevole, soprattutto perché si assumeranno maggiori rischi finanziari. Esattamente. Dovremmo anche delineare le responsabilità e i contributi di ciascuna parte. D'accordo. Aspettative chiare possono aiutare a prevenire malintesi in seguito. Parlando di responsabilità, come immagina il nostro ruolo nella partnership? Mi vedo concentrata sugli aspetti del marketing e della divulgazione. Hai una visione fantastica dello sviluppo del prodotto. Lo apprezzo. Mi piacerebbe occuparmi della progettazione del prodotto e del controllo qualità. È la mia passione. Perfetto. È essenziale sfruttare i nostri punti di forza. Che mi dici della tempistica del nostro progetto? Penso che dovremmo puntare a una tempistica di 6 mesi per il lancio iniziale. Ti sembra fattibile? Sì, con una pianificazione e un impegno adeguati, possiamo sicuramente farlo accadere. Meraviglioso! Dovremmo anche discutere di come gestiremo le potenziali controversie. Buon punto. Forse possiamo includere una clausola di mediazione per risolvere i conflitti in modo amichevole? Mi piace l'idea. È sempre meglio risolvere i problemi senza aggravarli. Esattamente. E che dire delle strategie di uscita? È saggio avere un piano in atto.
Sono completamente d'accordo. Potremmo delineare i termini per un'acquisizione o uno scioglimento, se necessario. Questo è un approccio intelligente. Mantiene tutto trasparente e protegge entrambe le parti. La trasparenza è fondamentale in qualsiasi partnership. Dobbiamo creare fiducia sin dall'inizio. Sicuramente. Che ne dici della comunicazione? Gli aggiornamenti regolari possono aiutarci a mantenerci allineati. Sì, i check-in settimanali assicurerebbero che siamo entrambi sulla stessa pagina e consentirebbero le modifiche necessarie. Sembra un piano solido. Dovremmo documentare tutte queste discussioni? Assolutamente. Avere tutto per iscritto fornirà chiarezza e responsabilità. Elaborerò un accordo preliminare basato sulla nostra conversazione. Perfetto. Una volta ottenuto, possiamo esaminarlo insieme e apportare le modifiche necessarie. Suona bene. Sono entusiasta di questa partnership e del suo potenziale.